magari esistesse un bel programmino che ci consentisse di mettere in rete, ma in maniera veramente semplice, tra loro dispositivi tipo Windows, Linux, macOS e così via. Ma a questo punto anche un altro programmino che ci consentisse di scambiare tra tutti questi dispositivi dei file anche di grosse dimensioni in maniera rapidissima. E magari un altro programma ancora che ci consentisse invece di instradare il traffico, ovvero di collegare un PC ad un altro facendolo apparire su internet come se fosse quell'altro. Insomma, un po' un'utopia, ma devo darti una notizia. In realtà questi tre programmini non esistono, ma ne esiste uno solo che fa tutte quante queste cose in maniera estremamente semplice. Come? Non mi credi? Allora te lo faccio vedere. Ti senti pronto? Iniziamo. Per poterti descrivere adeguatamente questo programma avrei potuto portarti una serie di casi aziendali, casi che tuttavia con il nostro canale c'entrano come i cavoli a merenda. Ho pensato allora di rispolverare un altro caso meno recente di alcuni mesi fa di una normalissima famigliola con due figli, un ragazzo e una ragazza, entrambi studenti all'estero, peraltro in due nazioni diverse. A questa famiglia si erano presentate tre necessità distinte. La prima di avere alcune cartelle condivise in modo tale da poter scambiare informazioni. Nella fattispecie, detto tra noi, c'era una cartella in cui la mamma inseriva, modificava e aggiornava diverse ricette di cucina insieme alla figlia ed una seconda cartella condivisa da tutti quanti in cui confluivano tutte quante le foto e i filmati delle varie esperienze che i diversi membri della famiglia facevano. La seconda esigenza era più tecnica, ovvero il padre aveva necessità di condividere con il figlio dei file di grosse dimensioni, dato che gli inviava sia degli esempi di progetti sia degli interi programmi che gli servivano appunto per aiutarlo a studiare, dato che studiava ingegneria appunto all'estero. La terza esigenza invece era avvertita dai due ragazzi, ovvero il fatto che Netflix all'estero non funzionava con l'abbonamento italiano e quindi avevano bisogno di apparire come italiani e connessi direttamente da uno specifico computer su cui c'era l'abbonamento Netflix attivo, in modo da aggirare eventuali limitazioni che tuttavia li penalizzavano senza motivo. Ebbene, la soluzione a tutti questi problemi si è presentata con un solo nome: MeshNet. In che senso? Ebbene sì, MeshNet è il nome dello strumento che ci consente di fare tutte quante queste magie. Si tratta di un tool gratuito ed open source messo a disposizione da NordVPN di tutti coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo. A questo punto, siccome, come ben sai, abbiamo già un gancio pregresso con NordVPN, volendo parlare proprio di questo strumento nel video di oggi, gli ho chiesto se erano disposti a sponsorizzarcelo e loro hanno accettato di buon grado. A questo punto ho tirato anche un pochino la corda chiedendogli se volessero fornirci dei vasetti di burro d'arachidi, ma su questo sono stati irremovibili. E allora andiamo a vedere come fare a scaricare, configurare ed installare questo strumento e a fare tutte quante le magie che promette. Per farlo non dobbiamo fare niente di diverso da quello che facciamo di solito, ovvero aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andare a digitare Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il nostro sito e portiamoci nella barra in alto sulla sezione Downloads. Nella pagina che si aprirà scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare NordVPN. Come vedi, qui ci sono due link. Il primo ti consente di scaricare direttamente il client, che è il programma che ci servirà, mentre sul secondo potrai trovare lo sconto riservato da NordVPN solo ai membri della nostra community. Uno sconto, devo dire, davvero molto vantaggioso. Ma andiamo avanti con il nostro programma e clicchiamo sul link File Download per aprire la pagina di NordVPN, su cui tramite il pulsante Scarica l'app potremo scaricare il file che ci serve. Una volta scaricato ci basterà fare un clic sul file
file per aprire l'installer e confermare con sì di voler apportare le opportune modifiche al nostro dispositivo. Fatto questo, prima di procedere, chiudiamo la finestra del browser retrostante. Nella finestra che ci si aprirà lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e clicchiamo sul pulsante Next. Attendiamo alcuni secondi il download del file di cui abbiamo bisogno per poter proseguire nell'installazione e vedremo che si aprirà la finestra di installazione vera e propria. Lasciamo spuntate entrambe le voci Desktop Shortcut e Start Menu Shortcut e clicchiamo ancora una volta sul pulsante Next. Clicchiamo su Install per procedere con l'installazione ed attendiamone pazientemente il termine. Ecco fatto. Clicchiamo sul pulsante Finish per lanciare il nostro NordVPN. Ecco fatto, NordVPN è stato installato e adesso non ci resta che effettuare il nostro accesso. Se disponi già di un abbonamento attivo con NordVPN ti basterà cliccare sul pulsante Accedi, diversamente dovrai cliccare su Crea il tuo Nord account, ricordando che rispetto a queste tariffe tutti quanti i membri della community hanno un cospicuo sconto che ti ricordo qui in basso. Benissimo, adesso che abbiamo effettuato l'accesso a NordVPN ci troviamo di fronte alla finestra principale dell'applicazione. Per attivare MeshNet tutto quello che dovremo fare sarà, nella barra qui a sinistra, cliccare sulla relativa icona. Facciamolo e ci troveremo davanti a questa schermata. Per attivare MeshNet dovremo spostare questo selettore su On, come sto facendo io, e ci verrà chiesto di effettuare una riconnessione alla rete NordVPN per poter continuare. Confermiamo tramite il pulsante Riconnetti e continua e dopo aver atteso solamente alcuni secondi che venga effettuata nuovamente la nostra riconnessione, ci troveremo di fronte a quest'altra finestra. Vediamo che MeshNet è attivo e se scendiamo un pochino più in basso troveremo collegati automaticamente tutti quanti i dispositivi che fanno parte della rete MeshNet, ovvero tutti quanti i dispositivi che avremo collegato utilizzando l'unico account su cui ci siamo registrati finora. Ti preciso a questo proposito che tramite un unico account potrai collegare la bellezza di 10 dispositivi diversi e quindi PC Linux, PC Windows, iPhone, telefoni Android, macOS, tutto quello che vorrai. Tenendo conto che le esigenze medie di una famiglia sono decisamente più limitate, ci potrai aggiungere ad esempio anche il tuo dispositivo di ufficio e tutto quello che vorrai. Una volta individuati i vari dispositivi, dovremo semplicemente andare a configurarli. Nella scheda dispositivi personali, infatti, vediamo l'elenco di tutti quanti i dispositivi connessi per mezzo del nostro account NordVPN. Nel mio caso abbiamo questo primo dispositivo che è la macchina virtuale da cui sto girando questo video, il secondo dispositivo che è il mio ormai famosissimo notebook scassato ed il terzo dispositivo che è il mio computer personale. La configurazione di un dispositivo è estremamente semplice, ci basta infatti cliccare sui tre puntini relativi al dispositivo, in questo caso ripeto sto configurando il mio notebook e cliccare su Gestisci dispositivo. Si aprirà questa finestra dove potremo scegliere cosa fare con il relativo dispositivo. Tanto per cominciare potremo abilitare la ricezione di file, come vedremo tra un attimo, dal dispositivo collegato. Potremo scegliere se accettare automaticamente i trasferimenti di file da questo dispositivo, cosa che naturalmente ti suggerisco di fare solo se il dispositivo è sicuro, ma trovandosi sulla tua rete personale deduco che in linea almeno teorica dovrebbe esserlo. Andiamo quindi ad abilitare anche questa voce. Potremo scegliere se consentire a questo dispositivo l'instradamento del traffico attraverso il dispositivo da cui stiamo operando, cosa un pochino complessa spiegata così ma che vedremo tra un attimo nel dettaglio, e se lasciargli effettuare l'accesso o meno alla nostra rete locale, cosa che vado anche in questo caso ad attivare. Infine abbiamo la possibilità anche di attivare l'accesso remoto al nostro dispositivo. E proprio partendo dalla finestra in cui ci troviamo iniziamo a fare l'esempio più semplice,
ovvero l'esigenza di condividere, o meglio trasmettere un file da un computer ad un altro. Per farlo ci aiutiamo con questo pulsante condividi file che ci chiederà di scegliere su quale computer vorremmo inviare il file in questione. In questo caso chiedo l'aiuto del mio notebook scassato che assume occasionalmente il nome di gentiluomo digitale-alps.nord. Ti ricordo che potrai trovare i nomi di tutti i dispositivi nella schermata precedente. Lo prendo un attimo per mostrarti come funziona. Come puoi vedere è sempre scassato. Eccolo qua, e ha NordVPN aperto anche lui, spero che si veda, eccolo qui. Allora, che cosa faccio? Scelgo la voce invia file in corrispondenza del mio notebook e scelgo il file da inviare, un file da 30 MB che si chiama varie. Clicco sul pulsante apri e come vedi parte immediatamente l'invio del file, che è decisamente veloce. Nel frattempo, se non si è spento, ecco, si è entrato in protezione, il file è arrivato contestualmente sul mio notebook, spero che si veda, è veramente difficile registrare così, comunque è già arrivato il nostro file. Ma volendo, riposo il notebook, ma volendo possiamo inviare anche file di dimensioni più grosse. Come si fa? Sempre nella finestra in cui ci trovavamo, andiamo a scegliere un dispositivo, condividiamo il file e questa volta andiamo a scegliere addirittura un file di 5,5 GB. Clicchiamo su apri e naturalmente anche in questo caso il nostro NordVPN non fa una piega e comincia, come puoi vedere, ad inviare il nostro file. Trattandosi di un invio piuttosto corposo, in questo caso lo interrompo, ma ti garantisco che, come puoi vedere, il file procede molto rapidamente e viene inviato qualunque dimensione esso abbia. Torniamo al nostro PC per fare il secondo esempio, ovvero quello in cui noi vogliamo condividere in rete una o più cartelle con uno o più PC. Per farlo, tutto quello che dovremo fare sulla rete Meshnet sarà accertarci che sul PC con cui vorremmo condividere la rete sia attiva nella gestione del dispositivo la funzionalità accesso alla tua rete locale. Questo andrà fatto sul computer che condividerà con gli altri computer i file. Una volta accertati di questa cosa, ci basterà sul computer bersaglio, in questo caso l'ho già fatto sul mio notebook, ma ti mostro l'operazione su questo qui, creare una normalissima cartella che in questo caso andrò a chiamare Meshnet. Una volta creata la cartella, cliccare con il pulsante destro e portarci nelle proprietà della cartella, scegliere la voce condivisione e scegliere quindi la voce condividi, andando ad aggiungere solamente con macchine di cui ti fidi al 100% la voce everyone, in questo caso per semplicità, esattamente come l'ho scritta qua. A questo punto si può cliccare su aggiungi e scegliere se far solo leggere oppure dare anche i permessi di scrittura a questa cartella. A questo punto clicchiamo sul pulsante condividi, clicchiamo su operazione completata ed il gioco è praticamente fatto. Possiamo chiudere la finestra e la nostra cartella sarà condivisa in rete. Ma come fare in questo caso per andare a leggere una cartella su un computer remoto? Niente di più semplice. Ci porteremo sulla rete Meshnet e andremo ad individuare il nome del computer che ospita la nostra cartella. In questo caso, lo ripeto, gentiluomo digitale-alps.nord. Clicchiamo su questo piccolo pulsantino per andare a copiare il nome del dispositivo, ci portiamo qui in basso sull'Esplora File e una volta aperto, nella riga in alto andremo a digitare un doppio backslash seguito da un incolla per andare ad incollare il nome del dispositivo che avevamo creato, a cui aggiungeremo uno slash e infine aggiungeremo il nome della cartella, in questo caso Meshnet. Come puoi vedere è rimasto anche nella cache del mio computer.
Clicchiamo su invio e vedremo che si aprirà la nostra cartella condivisa che in questo caso si trova, lo ripeto, sul mio notebook. Al suo interno troveremo le cartelle, ho scimmiottato un po' quelle che aveva creato la signora con le foto di tutta la famiglia ed alcune ricette di prelibatezze come acciughe alla Nutella, involtini di tofu e pesche sciroppate, pizza all'ananas, spaghetti al ketchup e così via. Se vogliamo interagire con una di queste cartelle potremo andare a cancellare patriotticamente ad esempio la pizza all'ananas, rimuoveremo il file e vedremo che avremo un accesso completo alla cartella. Allo stesso modo, se vorremmo aggiungere o copiare un file su questa cartella, potremo trascinarlo e il file verrà copiato esattamente come se si trattasse di una cartella locale, indipendentemente dal luogo in cui si trova il nostro computer sull'intero globo terracqueo, purché naturalmente connesso alla nostra rete. Terzo ed ultimo esempio, l'importantissima funzione dell'instradamento. Questo sconosciuto. Di che cosa si tratta è facilissimo da capire e per farlo ci rifacciamo all'esempio di inizio video. Pensiamo ai due poveri ragazzi titolari di un regolarissimo abbonamento Netflix ma che purtroppo si trovano lontani da casa e vengono geolocalizzati al di fuori. Tuttavia il computer dei genitori fisicamente si trova in Italia e quindi dispone di un abbonamento italiano. Come fare allora ad apparire come connessi dall'Italia? È semplicissimo, attivando proprio l'instradamento. Per capirlo facciamo un esempio pratico andando ad aprire questo qui che facciamo finta sia il computer di uno dei ragazzi che come indirizzo IP, come vedi, ha 93 51 3 99. Il computer invece dei genitori supponiamo che abbia un indirizzo IP italiano che è questo qui, 194 34 233 165. Se ho letto bene nel monitor piccolissimo che mi serve quando registro questi video. Nel momento in cui sul computer dei ragazzi è attivata la possibilità di usufruire dell'instradamento, sarà possibile scegliere un computer e andare ad instradare il traffico attraverso questo. Ti ricordo che Alps Nord è il mio portatile e nel momento in cui andrò ad instradare il traffico attraverso questo portatile e farò un refresh di questa schermata, apparirò come connesso esattamente con lo stesso IP del computer, in questo caso dei genitori del ragazzo, ma in realtà il mio noto portatile scassato. Questo è il modo definitivo per risolvere tutti quanti quei problemi di collegamento a siti che inibiscono la possibilità di usufruire dei servizi al di fuori del territorio. Scusa se è poco, scusa se è poco. Ed eccoci arrivati al momento del pagellone finale, che tuttavia quest'oggi mi coglie un attimo in difficoltà, per il semplice fatto che avevo già valutato l'app di NordVPN in un video precedente che, se ti fossi perso, ti lascio linkato qui in alto e che, spoilerone, si era meritata un bel 9 pieno. Queste ulteriori funzionalità di MeshNet vanno ad aggiungere un qualcosa di molto importante in maniera gratuita per tutti i clienti NordVPN e inoltre sono anche open source per coloro i quali volessero andare a guardarsi il codice sorgente. Sinceramente non fa che aumentare il valore di un'offerta già valida per sé. È una mandragata! Eh sì, è una mandracata, ma questo lo sapevamo già e siamo giunti anche oggi al termine. Ma come ben sai, un video non può considerarsi completo senza i nostri consueti ringraziamenti che quest'oggi sono tutti per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima.